Chi di voi non ha mai sognato di poter viaggiare nel tempo per parlare con una versione passata di voi stessi? E quale sarebbe la priorità, oltre ovviamente all'almanacco sportivo che, credo ci abbiano pensato tutti? The Adam Project, film appena uscito su Netflix con Ryan Reynolds come protagonista, ci mette di fronte a questa possibilità, ma per una ragione diversa e con qualche sviluppo inconsueto per il cinema di oggi. I viaggi nel tempo sono senza ombra di dubbio una delle tematiche più frequenti nel mondo dell'intrattenimento. Dai romanzi di A.G. Wells a Ritorno al futuro, centinaia di autori sono cimentati in questo filone della narrativa fantastica, raccontandoci storie che ci hanno fatto sognare di poter tornare indietro e sistemare qualcosa del nostro passato che è andato storto, o dare i numeri vincenti a noi stessi e spegnere la sveglia del lunedì per sempre. O ancora, tornare indietro e salvare qualcuno a noi caro, rivedere i nostri genitori e giocare per l'ultima volta con il nostro cane che ci ha lasciato ormai da anni. E questo The Adam Project ci offre una variante su questo ultimo tema, con il protagonista Adam Reed, a cui presta il volto Ryan Reynolds, che ruba un velivolo in grado di viaggiare nel tempo per tornare nel 2018 e salvare... Questo lo teniamo per la zona spoiler. Ma qualcosa va storto perché il mezzo viene colpito, qualche pezzo si guasta, il solito casino di quando si viaggia con le macchine del tempo, insomma, e lui finisce nel 2022. Ferito e bloccato nel 2022, l'unico modo che ha per rimettere in sesto la macchina del tempo, che risponde solo se il DNA è integro? No, aspetta. Cosa? Che mi hai dato un mezzo di trasporto che ti fa cedere solo se sei al 100% sano? Capisco che magari non ti permette di volare in modalità manuale, rischiando di farti schiantare, ma perché uno non può salire, avviare le procedure di riparazione e magari far pilotare il mezzo dall'intelligenza artificiale? È come se mi fratturassi un dito e la mia auto non mi facesse salire nonostante il volante ci fosse mia moglie. No, scusa Greg, hai un dito fratturato, non puoi salire. Vabbè, e dove lo troviamo un DNA integro corrispondente? Beh, prelevando se stesso dodicenne e chiedendogli di avviare le procedure di riparazione. Ok, come idea non è male, soprattutto per rimediare all'idiozia del progettista della macchina del tempo. E mentre Adam si ritrova a interagire con il se stesso preadolescente, inizierà a fare i conti con il proprio passato, di figlio che ha perso il padre troppo presto e ha reso difficile la vita alla propria madre, realizzando che la donna non se lo meritava affatto e che la sua era solo una reazione immatura alla perdita del padre. Ma quando Adam e Adam stanno facendo conoscenza e la navetta si sta riparando, arrivano dal futuro quelli della compagnia per cui Adam lavora, capitanati da... Cristo, vi giuro che la prima volta che ho visto Catherine Keener nell'abitacolo l'ho scambiato per Kathleen Kennedy. Il piglio è quello, e la storia di Maya Sorian sembra quasi una metafora sulla carriera del presidente della Lucasfilm. Adam e Adam si ritroveranno a dover salire al volo sulla navetta e fare un salto per raggiungere il 2018, per poter tentare di terminare la missione e impedire allo stesso tempo che la Kennedy diventi presidente della Lucas... no. Impedire che la Sorian trasformi il futuro della Terra in un posto così miserabile che a confronto il pianeta in mano Skynet sarebbe quasi un paradiso. Questo è The Adam Project in poche parole. Dopo Free Guy, Ryan Reynolds torna a farsi dirigere da Sean Levy, in un film in cui, vabbè, interpreta sempre Ryan Reynolds, perché in fondo è uno di quegli attori che si è creato un personaggio, in questo caso il tizio irriverente alla parlantina raffica di mitragliatrice, che non riesce a tenere la lingua a freno nemmeno quando lo pestano, e viene ingaggiato proprio per quello. Un po' come The Rock, il pubblico vuole The Rock e The Rock interpreta The Rock. Dopotutto l'abbiamo visto in altri ruoli Reynolds, no? Tipo il remake di MTV L'Horror del 2005. E beh, non è che sia stato proprio memorabile, eh? E devo ammettere che, nonostante fossi un po' prevenuto, visto che Free Guy non mi ha fatto proprio impazzire e che Netflix il 99% delle volte produce roba destinata a un pubblico diverso da me e scritta attraverso un algoritmo, The Adam Project mi ha sorpreso in maniera positiva, per vari motivi. Molti lamentano il fatto che sia un mix di spunti presi da altri film, ed è chiaro che quando si mette mano a un progetto che riguarda i viaggi nel tempo si deve fare i conti con tutto ciò che è venuto prima, soprattutto pare Ritorno al futuro. Non puoi fare un film con i viaggi nel tempo e non citare Ritorno al futuro. Non puoi, perché se non lo fai direttamente il pubblico ti potrebbe accusare di averlo fatto indirettamente. E quindi Ritorno al futuro viene citato in diverse occasioni, in maniera esplicita e in modalità omaggio, ma non ha rappresentato un gran problema per me, dico sul serio. Credo che ci sia qualcosa di molto più importante in questo film e che forse rischia di finire in secondo piano, visto che molti, come dicevo, sono più preoccupati a segnalare incongruenze o presunte scoppiazzature che notare e assorbire l'elemento centrale. Il messaggio che il film vorrebbe fare arrivare agli adolescenti ma anche agli adulti. Attraverso Adam noi adulti ci rivediamo in molte occasioni, messi di fronte al fatto che siamo stati in buona parte dei figli di
durante l'adolescenza. Si dice che sia una fase che passiamo tutti, che poi passa e che, più che altro è una fase che passiamo e con cui ci ritroviamo a dover fare i conti, quando è tardi e uno dei nostri genitori o entrambi non ci sono più. E non abbiamo alcun modo per tornare indietro e rimediare alle notti insonni che abbiamo fatto loro passare. O quella volta che, nonostante stessero dando il loro meglio per farci vivere una vita dignitosa, li abbiamo maltrattati e fatti sentire dei falliti. Ed è questo il messaggio che dovrebbe arrivare al pubblico più giovane, come arriva l'Adam dodicenne che riesce, grazie alla sua controparte adulta, a capire che quello che gli ribolle dentro non deve essere indirizzato alla madre, che non servirà a fare risuscitare il padre o far sparire il bullo della classe. E Sean Levy è in gamba a trasmettercelo, senza farci nessuna predica morale, senza puntare il dito sugli adolescenti dando loro dei mostri, dei criminali irrecuperabili. Sembra quasi un miracolo oggigiorno vedere un film che riesce a inserire un messaggio nel film senza che risulti come una dichiarazione di guerra verso una fascia demografica della popolazione. Netflix, tutto ok? Quasi non ti riconosco con un film praticamente sgombro da qualsivoglia tematica politica post 2015 e dove, tenetevi forte, il villain è una donna e alla fine villain rimane, senza che ci sia una riedizione finale con il classico risvolto del tipo "È stato il patriarcato a farmelo fare". Ma tornando alla tematica centrale della storia, che arriva a svilupparsi in maniera bidirezionale, facendo maturare sia l'Adam dodicenne che l'Adam adulto, il film ci concede anche 2 ore di divertimento leggero e azione, a volte spettacolare, a volte con qualche cliché o il solito Deus Ex, e come vi dicevo in un altro video deve essere presente, come se fosse da inserire d'ufficio. Sul serio, quando la Kennedy, la Sorian, arriva la prima volta a casa di Adam e gli scaglia contro i suoi soldatini, all'ultimo secondo interviene... Fermi, avete visto il film? Se sì, andate avanti, se no fermatevi e tornate dopo. Dicevo, Adam adulto sta fronteggiando i soldati della Sorian e sta per avere la peggio, ma arriva l'ora a salvare lui e il dodicenne. Ora, lei ci spiega che è arrivata lì perché teneva d'occhio il ragazzino, sapendo che un giorno l'adulto sarebbe potuto arrivare... niente, un po' debole come spiegazione, Altra cosa che non funziona, a mio avviso, e siamo sempre in campo spoiler, è la morte del padre di Adam. Com'è possibile che l'incidente d'auto avvenga lo stesso? Il suo boss del passato è morto, l'acceleratore distrutto, il suo lavoro si limiterà forse solo all'insegnamento. Non c'è una sola minuscola variante che dovrebbe far cambiare tutto il corso della vita di Louis Reed, ma ci sono una serie di enormi cambiamenti che andrebbero a impattare senza ombra di dubbio su quel fatidico incidente. Basterebbe uscire di casa appena 2 secondi dopo per evitare di essere davanti all'auto che ci tamponerà e ritrovarci al contrario dietro di lei. Quindi, com'è possibile? Boh, chi lo sa. Ma sono davvero problemi minori che possono essere messi da parte se si affronta il film con il giusto spirito, rendendosi conto che è un film enormemente diverso da ciò che Hollywood e Netflix stessa ci stanno propinando da anni. Ed è comunque un enorme passo avanti rispetto a The Tomorrow War, se dobbiamo fare un paragone con un film che condivide alcune tematiche, tra cui il rapporto padre-figlio, versioni del passato e del futuro e viaggi del tempo. Questo sicuramente è più coerente e più godibile. Prendetelo per quello che è, un film con Ryan Reynolds con una buona dose di umorismo, azione ma anche un messaggio di fondo diretto a tutti e non solo una fetta di popolazione terrestre e che è stato prodotto per una rete di streaming. Cosa vi aspettavate, Citizen Kane? Greg, non capisco il tuo entusiasmo per un filmetto come questo. Se proprio dobbiamo parlare di viaggi nel tempo, sappi che ci sono tanti altri prodotti di nicchia migliori, tipo Connecticut Yankee King's Arthur Court del 1921 e che in narrativa ci sono esempi diversi come The Time Machine di H.G. Wells e... Non è sempre obbligatorio fare decine di paragoni con opere del passato, Qualche volta ci si potrebbe godere un film come questo, inserendo nella giusta categoria e passando 2 ore di relax. Perché non mi sembra che abbia pretese diverse, sai? E parlando di Wes, perché avete suonato quello scempio di Invisible Man a cui non avete fatto i raggi X acclamandolo e incensandolo, ma vi accanite su questo? Ma non è il tempo né il luogo per parlarne, e a questo punto qual è il tempo e qual è il luogo per farlo?